C'è una piazza a Milano dove possiamo trovare un gran numero di avvenimenti, leggende e fatti oscuri, tali da poterla, sotto alcuni aspetti, considerare il centro oscuro di Milano. Sto parlando di Piazza Santo Stefano, a pochi passi dal centro di Milano. Questi avvenimenti e queste leggende non sono apparentemente collegati tra loro e sono molto distanti nel tempo. Iniziamo subito con un luogo che senza dubbio è uno dei più macabri ma anche affascinanti esistenti a Milano. Parliamo del santuario di San Bernardino alle Ossa. Qui sono ostentate in bella mostra le ossa di centinaia di scheletri, teschi, tibie e altre ossa umane sapientemente posizionate in modo da formare mosaici delle composizioni artistiche capaci di farci riflettere sulla vanità effimera della nostra permanenza su questa terra. Una leggenda, raccontata anche nel video del format Milano Misteriosa, I fantasmi di Milano, sostiene che vi sia uno scheletro tra i tanti che ad una certa ora della notte, inspiegabilmente, prende vita. Secondo la storia che viene narrata, sono le spoglie di una bambina che dopo essere uscita dal santuario inizia a ballare, trascinando nella sua danza altri scheletri che si animano anch'essi, dando luogo ad una danza macabra, lugubre e spaventosa. Non abbiamo notizia di chi possano essere questi scheletri. Una delle ipotesi più plausibili sostiene che siano delle vittime dell'epidemia della peste iniziata a Milano nel 1629 circa, anche se alcuni teschi recano dei fori molto regolari e precisi, che fanno pensare a ben altro. Quello che vedete alle mie spalle è il santuario di San Bernardino alle Ossa e questa è proprio Piazza Santo Stefano, ovvero dove dovrebbe esserci la danza macabra degli scheletri narrata dalla leggenda. Questo luogo è collegato per il periodo storico e per i fatti avvenuti a una via Laghetto. Proprio in questo posto dove sono adesso c'era una volta un laghetto, siamo infatti in via Laghetto, nell'angolo tra via della Signora e via Laghetto, e qui c'era un vero e proprio lago, una insenatura artificiale che veniva collegata al naviglio, che veniva usata per trasportare il carbone. Il carbone produceva polvere di carbone che rendeva praticamente immuni le persone alla peste, infatti è un forte antisettico. Le rendeva immuni alla peste ma non all'accusa di stregoneria. Molte persone, infatti soprattutto donne, vennero accusate di essere streghe e furono messe a rogo. Potete vedere il video di Milano Misteriosa riguardo queste e altre storie dal titolo Le streghe di Milano, sempre su questo canale YouTube. Vediamo ora cosa c'è un po' più in là. Non ci allontaniamo di molto, solo qualche decina di metri. Siamo in Largo Augusto e siamo proprio ai piedi di quella che è la colonna del Cristo Redentore. Possiamo vederla qua. Dentro proprio la base di questa colonna che vedete alle mie spalle fu trovata un'altra colonna molto più antica. Durante i lavori della metropolitana 4, come ho detto, la colonna fu smontata e venne trovata questa colonna al proprio interno. A questa colonna è legata quella che si pensa sia una leggenda, ma che negli ultimi tempi ha trovato un ulteriore indizio della sua possibile autenticità. La leggenda narra che a causa della peste, presumibilmente sempre quella del 1629, la statua di Cristo si voltò dall'altra parte. Un'altra leggenda racconta invece di una ragazza, Barbarinetta, che dopo 1000 vicissitudini si innamorò di un brigante che venne condannato e ucciso. La ragazza per disperazione si gettò da un balcone e il Cristo Redentore, per non vedere la scena, si girò dall'altra parte. Ora il suo sguardo infatti è rivolto in linea d'aria verso il Duomo di Milano. Il nome e la storia di questa ragazza, Barbarinetta, si ispira, o forse ha ispirato, la Ninetta del Verzé, dello scrittore milanese Carlo Porta, la cui statua è poco distante. Questa è la statua di Carlo Porta, l'autore della Ninetta del Verzé, sempre qui in Piazza Santo Stefano.
La colonna è stata eretta intorno al 1580, ma fu inaugurata con il posizionamento della statua del Cristo Redentore solo nel 1623, pochi anni prima dell'inizio dell'epidemia della peste. Inizialmente guardava nella direzione di Santo Stefano e verso via Laghetto. Questa storia fu per molto tempo ritenuta assurda, ma con i lavori della metropolitana 4 la colonna venne momentaneamente rimossa e con grande stupore all'interno della base fu trovato lo spezzone di una colonna più antica. Questo ritrovamento ci fa pensare che qualcosa sia effettivamente successo, ad esempio che la colonna originale sia crollata o sia in qualche modo stata danneggiata e di conseguenza sostituita con una nuova colonna. Di fatto la statua potrebbe essere stata originariamente posizionata con un orientamento diverso da quello attuale. Deve essere stato un gran dilemma decidere in che direzione riposizionarla una volta finiti i lavori della metropolitana M4. Ora facciamo un salto di qualche decennio. Siamo nel 1680. 60 anni dopo la pestilenza avviene l'ultima condanna per stregoneria eseguita a Milano. Carlo Maurizio Anna viene condannato a morte per strangolamento e poi per rogo, proprio in piazza Santo Stefano. L'accusa è di aver prodotto infami scritti, sortilegi, magici e diabolici, oltre ad alcune condanne per reati più comuni. Trovate come sempre queste ed altre storie nel video Le streghe di Milano. Poteva poi mancare un artista maledetto nel luogo più misterioso e tenebroso di Milano? Ecco, un personaggio molto famoso fu battezzato nella chiesa di Santo Stefano. Stiamo parlando del pittore maledetto, Michelangelo Merisi, ovvero il Caravaggio. I suoi quadri sono oscuri quanto la sua persona. Si ritiene che in giovane età, a causa di un omicidio, egli dovette fuggire da Milano per rifugiarsi a Roma. Qui visse una vita abbastanza tranquilla, dipingendo e studiando, ma poi, col tempo, iniziò a partecipare a risse, a aggredire persone per futili motivi, fino ad arrivare ad uccidere un avversario di gioco durante una partita di pallacorda. La vittima era anche un rivale in amore. Dopo tale evento fuggì prima a Napoli, poi a Malta, poi tornò infine di nuovo a Napoli e poi, dopo un indulto papale ben remunerato, tornò nei pressi di Roma, dove però morì forse per un'infezione intestinale. Nato proprio qui a Milano, nei pressi della chiesa di Santo Stefano, nel 1571, il Caravaggio morì 10 anni prima della peste, nel 1610, ma il suo nome è legato in un certo modo a questi avvenimenti. Sua madre e suo padre si chiamavano Fermo e Lucia, i nomi della prima stesura dei Promessi Sposi, il romanzo di Alessandro Mazzoni, ambientato proprio durante la peste. Il padre di Caravaggio, Fermo, morì di peste nell'epidemia del 1577. Coincidenza sicuramente, ma questa storia aggiunge sicuramente mistero al mistero. Ed eccoci ancora a parlare di fantasmi. Una leggenda narra di un monaco, o forse un frate, murato vivo nel campanile della chiesa di Santo Stefano. La leggenda vuole che nelle notti più buie si possa sentire ancora un lamento dolorante ed inquietante proveniente da quelle mura. Non si sa molto della vicenda, nessun contesto storico, nessun nome, nessun indizio che ci possa far capire chi possa essere stato questo monaco. Ma sempre un'altra leggenda legata al campanile potrebbe darci qualche indizio. Sembra infatti, ma non ci sono testimonianze o prove dirette, che durante la ricostruzione del campanile crollato nel 1642 furono trovate nelle fondamenta centinaia di ossa. Forse il campanile era stato eretto su un antico cimitero. Siamo proprio sotto il campanile di Santo Stefano.
Qui, secondo la leggenda, quando furono fatti i lavori per ristrutturare il campanile, furono trovati degli scheletri proprio durante i lavori di restauro del campanile crollato, e secondo sempre la leggenda in questo campanile dovrebbe esserci il fantasma di un monaco che è stato murato vivo proprio all'interno del campanile. Questo è il campanile e questo è Santo Stefano. Passiamo ora ad un evento avvenuto prima della peste e prima di tutti gli eventi di cui abbiamo parlato finora. Siamo nel 1476 e proprio nella chiesa di Santo Stefano avviene uno degli omicidi più famosi della storia milanese, l'omicidio di Galeazzo Maria Sforza. Non poteva mancare un video su questa storia nel format Milano Misteriosa, lo trovate sempre sul mio canale YouTube. Il duca di Milano viene assassinato da 3 o forse 5 cospiranti. Egli viene pugnalato a morte e mentre uno degli assassini viene subito preso, altri 2 fuggono, anche se in seguito verranno poi catturati e giustiziati. Resta un grande mistero. Non verrà mai rivelato dove il duca di Milano fu sepolto. Restiamo nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi da dove venne ucciso Galeazzo Maria Sforza. Qui, proprio nel pavimento della chiesa, possiamo osservare una graticola. Sotto questa graticola è celata la cosiddetta pietra degli innocenti. Tale pietra viene conservata sotto il pavimento della chiesa, che pare sia stata costruita proprio attorno a questa reliquia. La tradizione dice che fosse il luogo dove furono martirizzati 4 martiri in epoca romana, ma potrebbe essere anche una pietra risalente ai culti precristiani, preromani o politeisti autoctoni. Cosa difficile da verificare in quanto non ci sono immagini della pietra e non è visibile dalla griglia che si trova nel pavimento della chiesa e che copre una piccola cripta sotterranea. Per finire parliamo di un fatto molto più recente, possiamo definirlo contemporaneo. Qui, sempre a pochi passi da Piazza Santo Stefano, c'è infatti Piazza Fontana. Il 12 dicembre 1969 viene posta una bomba nella Banca Nazionale dell'Agricoltura. Tale attentato causerà la morte di 17 persone e 88 feriti. Non voglio in nessun modo soffermarmi su quali farneticanti motivazioni possono aver portato qualcuno ad un tale ignobile e vigliacco gesto, ma anche questo avvenimento, come le condanne per stregoneria o l'omicidio di Galeazzo Sforza, sono frutto della stessa stupidità e megalomania di qualcuno che si è sentito in diritto di decidere nella vita di altri, dimostrando invece la totale inutilità del loro gesto, come risulterà per sempre inutile, anzi controproducente, qualsiasi atto violento nei confronti di persone innocenti. Anche questo video di Milano Misteriosa è giunto al termine. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, commentate il video e mettete un like. Vi ringrazio anticipatamente e prometto che risponderò ad ogni commento sotto al video. Ci vediamo al prossimo video di Milano Misteriosa.